Conviene ancora acquistare sui siti di shopping online cinesi? Nel nostro caso parliamo di attrezzature da pesca, ma le indicazioni che daremo sono utili per tutte le categorie. Dobbiamo sapere che dal 1 luglio 2026 sono entrate in vigore delle nuove normative. Per cui in questo video facciamo un approfondimento per capire se conviene ancora comprare. Dobbiamo sapere che negli ultimi anni piattaforme come AliExpress, Temu e altri marketplace asiatici sono diventati molto popolari, soprattutto tra i pescatori. Su questi siti possiamo acquistare davvero di tutto, tra cui esche artificiali, fili, ami, girelle, canne, mulinelli a prezzi spessi molto bassi. Però, come dicevo, dal 1 luglio 2026 è entrato in vigore un nuovo sistema doganale europeo per i piccoli pacchi provenienti dai paesi esterni all'Unione Europea. La domanda quindi è semplice: conviene ancora? In questo video vedremo cosa è cambiato, come funziona il nuovo dazio e perché la composizione del pacco può incidere sul costo finale. Quindi parleremo di cosa è cambiato dal 1 luglio, come viene calcolato il nuovo dazio di 3 euro, la differenza tra articoli simili e prodotti di categorie diverse. Nella parte conclusiva invece vediamo come magari aggirare leggermente il sistema con acquisti dai magazzini di stoccaggio europei e quando fondamentalmente conviene ancora acquistare dalla Cina. Parliamo di questo argomento facendoci aiutare da una serie di slide che ho realizzato per meglio far comprendere l'argomento, e partiamo insieme dopo la sigla. Andiamo. Vediamo insieme cosa è cambiato con l'arrivo della nuova normativa europea, quindi dopo il 1 luglio 2026. Prima di questa data le spedizioni provenienti dai paesi extraeuropei con un valore inferiore a 150 euro erano generalmente esenti dai dazi doganali. Questo non significava che fossero completamente esenti dalle tasse, infatti l'IVA era già dovuta e nella maggior parte dei casi veniva calcolata direttamente dalla piattaforma al momento del pagamento attraverso il sistema IOSS. Dal 1 luglio 2026 invece l'Unione Europea ha introdotto un dazio doganale temporaneo di 3 euro sulle diverse categorie di prodotti contenute nei piccoli pacchi di valore inferiore a 150 euro. La misura riguarda soprattutto gli acquisti online spediti direttamente da venditori situati fuori dall'Unione Europea. Il dazio è separato dall'IVA. Per questo motivo il prezzo mostrato inizialmente sulla piattaforma potrebbe non coincidere con il costo finale successivo durante l'acquisto prima di effettuare il pagamento. Ma vediamo insieme come viene calcolato questo nuovo dazio di 3 euro. Il punto più importante da comprendere è che il nuovo dazio non viene calcolato semplicemente sul valore totale del pacco, ma il contributo di 3 euro viene applicato ad ogni diversa categoria doganale presente nella spedizione. Le categorie vengono individuate attraverso la classificazione tariffaria dei prodotti. Che cosa significa? Significa che non conta soltanto quanti oggetti acquistiamo, ma soprattutto quali tipi di prodotti inseriamo nello stesso pacco. Due prodotti apparentemente simili potrebbero anche appartenere a sottocategorie doganali differenti, per cui attenzione, il calcolo definitivo dipende dal codice tariffario attribuito alla merce in fase di dichiarazione doganale.
Vediamo adesso insieme come la composizione del nostro acquisto, quindi la nostra scelta, può incidere sul costo finale del dazio. Lo facciamo attraverso questa slide e facciamo un esempio legato alla pesca. Immaginiamo di acquistare 5 esche artificiali, per esempio Minnow, Jerk, Metal Jig, Soft Bait. Se tutti questi articoli vengono dichiarati con la stessa classificazione tariffaria, nel pacco sarà presente una sola categoria doganale. In questo caso il dazio sarebbe di 3 euro complessivi, non di 3 euro per ogni singola esca, quindi il numero dei pezzi non determina automaticamente il numero dei dazi applicati. La situazione cambia quando nello stesso pacco inseriamo prodotti ben differenti. Se questi prodotti appartengono a 4 categorie doganali differenti, per esempio una canna da pesca, un mulinello, una bobina di filo, esche artificiali, il contributo finale potrebbe arrivare per esempio con 4 categorie differenti a 12 euro, quindi 3 euro per ogni categoria. Quindi più articoli della stessa categoria non significa necessariamente un dazio elevato, maggiore. Più categorie differenti nello stesso pacco possono invece aumentare il costo doganale. È quindi molto importante ricordare che la categoria non viene decisa dal consumatore in base al nome generico del prodotto, ma dipende dalla classificazione doganale effettivamente inserita dal produttore, vidimata dalla dogana. Per aggirare un po' il sistema e favorire il consumatore, tanti brand e tante piattaforme di marketplace in questi anni e soprattutto in questo periodo hanno installato degli hub di smistamento direttamente in altri paesi, come ad esempio quello europeo, e vediamo insieme, approfondiamo anche questo aspetto. Un elemento fondamentale da controllare durante la fase di acquisto è il luogo dal quale parte realmente la spedizione. Alcune piattaforme, come vi dicevo, utilizzano magazzini situati in Europa come Italia, Spagna, Francia, Germania. Quando il prodotto è già stato importato e si trova in libera circolazione all'interno dell'Unione Europea, normalmente il consumatore non sta effettuando una spedizione diretta, quindi un'importazione dalla Cina. E questo può significare prima di tutto una consegna più rapida, costi finali più chiari senza sorprese, e magari anche dei resi semplici in caso di restituzione della merce, e quindi ci sono meno rischi di procedure doganali al momento della consegna. La dicitura attenzione spedizione veloce però non garantisce che il prodotto parta realmente da un magazzino europeo. Prima di completare l'ordine, il mio consiglio è quello di controllare attentamente la voce spedito da e verificare il paese di partenza indicato nella pagina del prodotto. In questa infografica invece vediamo quando conviene ancora acquistare dalla Cina. Nel nostro caso facciamo un riferimento ai prodotti per la pesca, però in genere queste indicazioni sono valide un po' per tutte le altre categorie e le vediamo insieme. Comprare sulle piattaforme cinesi può essere ancora conveniente, soprattutto per quei prodotti economici, magari sono articoli acquistati in grandi quantità o accessori difficili da trovare nei negozi italiani o europei. Un ordine composto da più prodotti della stessa categoria potrebbe mantenere ancora un buon vantaggio economico, perché il contributo di 3 euro in questo caso verrebbe distribuito su un numero maggiore di pezzi. Per esempio, acquistare 10 esche simili può risultare più conveniente rispetto a comprare una sola esca, una canna, un mulinello, del filo e quindi più articoli
di categorie differenti nello stesso pacco, però bisogna valutare anche la qualità. Ovviamente questa è una cosa da sapere anche prima che arrivavano i dazi, perché il costo di spedizione, la garanzia, la possibilità di effettuare un reso sono delle cose da valutare attentamente. In conclusione, un'esca molto economica potrebbe richiedere la sostituzione delle ancorette, degli split rig, faccio un esempio, la stessa cosa per un filo con caratteristiche qualitative diciamo non adeguate a quello che è dichiarato nella descrizione, per cui ecco dobbiamo fare attenzione anche sul prodotto che noi stiamo per acquistare, e prima di procedere all'acquisto il mio suggerimento è sempre quello di controllare siti italiani o siti europei che magari in questo caso potremmo paragonare rispetto ad un acquisto extra europeo, ovviamente per costi, qualità e possibilità di reso. Tiriamo un po' le somme su questa nostra chiacchierata. Diciamo questo video è fatto soprattutto per fare informazione e magari aiutare chi si è perso qualche notizia oppure viene molte volte informato male. Diciamo che in alcuni casi personalmente io consiglio ancora di acquistare in Cina, quindi può essere conveniente soprattutto quando si acquistano più prodotti simili e dal prezzo molto basso. Gli ordini invece composti da diverse categorie possono diventare meno convenienti a causa del dazio cumulativo. Prima di acquistare conviene controllare il luogo di spedizione, il costo finale e soprattutto l'affidabilità del prodotto. Sappiamo bene che su Planet Spin Fishing ci sono tante recensioni in merito alle attrezzature da pesca, quindi vi invito a consultare il sito planetspin.it e il nostro canale YouTube Planet Spin Fishing per trovare i prodotti che io consiglio, che sono testati, collaudati ed efficaci. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video, fatemi sapere le vostre opinioni in merito e speriamo che le cose cambino nel futuro, allineandosi maggiormente a quello che era il passato. Ci vediamo al prossimo video su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi!